mai mi sarei aspettata entrando da quella porticina di trovare questo. Ciao ragazzi, buongiorno da Genova. Una delle cose che più sono interessata a fare qui a Genova vabbè, è la cosa che mi interessa di più proprio nella vita: mangiare tutte le cose più buone e anche darvi qualche consiglio su cosa mangiare e dove mangiare. Per esempio ieri sera sono stata a cena in un ristorante che si chiama Il Genovese, dove ho mangiato delle trofie al pesto buonissime, ma ancora più buone delle trofie ho mangiato dei ravioli al tuccu genovese. Il tuccu genovese praticamente è una sorta di, è uno stufato di manzo e pomodoro, fantastico, veramente molto buono, molto consigliato. Stamani per colazione ho fatto una cosa molto tipica di Genova, ovvero ho preso per colazione la focaccia da inzuppare nel cappuccino ed era molto molto buona. Queste si chiamano carapine, vero? Buongiorno da Genova e da Palazzo Ducale. Sto andando a vedere la mostra di Obey, che è lo stesso artista che ha fatto la locandina Yes We Can per Obama. Sono qui con un mio amico Francesco, che ho conosciuto ieri in ostello, e sì, appunto, stare in ostello è troppo meglio, perché troppo meglio, perché subito conosce un sacco di persone. Ieri sera siamo stati fino alle 2 di notte in 4-5 a giocare a uno, e è stato molto carino. Perché siamo in fila? Perché a quanto pare è un buon posto. I piatti sembravano freschi, il pesce sembrava fresco. La faccia era bella. Siamo in una situazione di grande difficoltà. Ha detto circa Ecco. 40 minuti di attesa, quindi circa 40 minuti di ansia. Esatto. Ed è dura da buttare. Potremmo andare sulla ruota panoramica. Stiamo entrando nel porco. Nel porto. Nel porto antico. Grazie. Quello è l'acquario. Laggiù c'è il nostro ristorante, la fila che non stiamo facendo. Il mare. Siamo un passo più vicini al raggiungimento del nostro obiettivo. Abbiamo l'aperitivo. Salute. Sì. Ciao ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Siamo finalmente seduti a tavola. Stiamo mangiando come dei re. Vi terremo aggiornati. Devo ammettere una tristissima verità. Ho mangiato l'antipasto e non ho fatto il video. Faccio vedere brevemente quello che stiamo mangiando. Queste sono trenette al pesto con fagiolini e patate. Questo è un altro momento di difficoltà che rende il vlog più avvincente, perché i nostri eroi hanno deciso di cercare di tornare all'ostello senza usare le mappe, ma usando i punti cardinali. I punti cardinali e il sesto senso. Francesco è stato scout, quindi lui è Ci stiamo un orientando. professionista. Quello proprio che non può sbagliare. Stiamo guardando il sole che l'abbiamo al nostro Alle nostre spalle? No, all'ovest. Ad ovest. Però c'è una buona notizia, ovvero che se state vedendo questo video vuol dire che siamo sopravvissuti. Se questo video non lo vedrà nessuno, è imboscata ormai. Marcello è un busker, ovvero un artista di strada. Viaggia l'Italia e l'Europa suonando. Il primo viaggio che ho fatto avevo tipo 16 anni e sono andato su un treno e di quel treno mi sono innamorato di brutto e quindi ho deciso nella mia testa che avrei voluto viaggiare e dovevo trovare un modo per viaggiare e pagarmi le spese viaggiando, no? L'ho messo in un cassetto, diciamo, quel pensiero, perché poi la vita, sai, è andata avanti così, però adesso, guarda, è successo proprio sta cosa ed è la cosa più bella del mondo, perché quando, sai, quando c'è un sogno da bambino lo realizzi in qualche modo, sai, è bello perché è libertà allo stato puro e si incontrano persone bellissime. Ieri sera
Io stavo suonando e dal balconcino c'è stata una signora e io sento... Io pensavo avesse lanciato qualche cosa, qualche banana, qualche cosa, sai, perché la gente, sai, può essere cattiva pure. E invece no, io vedo sto sacchettino, ma a parte la moneta, è proprio il fatto che lei l'ha messa in un sacchettino, che sarà stato qualche cosa, sai, di suo, personale. E quindi il fatto che lei l'abbia messo qui e me l'abbia lanciato con quel sorriso, mi ha fatto un sorriso proprio che ti cura l'anima. E ne ho incontrate come lei persone un sacco, e quindi per me mi rende felice. È la cosa più bella che puoi fare, proprio suonare per strada, perché se sei bravo, se sei capace e se c'hai l'energia, tu puoi fare, ti può dare soddisfazioni che sono immense, cose che suonare nei localetti così dove la gente mangia manco ti ascolta non ti può dare, secondo me. E sono contentissimo che sto incontrando città dove mi permettono di fare questo senza problemi, perché purtroppo molte città lo stanno sempre più bandendo. What I stand for, o non so come si dice in italiano, e sono come Genova, tu puoi andare in giro, suonare e nessuno ti dice niente. E secondo me quello deve essere il modo, perché se tu metti introduzione di licenze, cose strane, tu tagli via quella spontaneità di una persona che arriva e suoni, perché quella è la magia, tu arrivi e suoni, chiunque tu sia. Marcello, grazie mille. Dove ti possono trovare le persone? Allora, la gente ti può trovare su Instagram, ok, Marcello io sono Vixi. Marcello e basta. Grazie ragazzi per aver guardato e basta. Ok, instead of... In questo momento mi trovo ai Giardini Luzzati, che vi consiglio vivamente di visitare. Ci sono ragazzi a giocare a carte, studenti, persone a prendere un caffè ed è molto carino, molto piacevole. C'è un bar, sono una miriade di tavolini, degli spazi dove i bambini possono giocare, correre, carino. Ciao ragazzi, stamattina è partita con un tour fatto con un rappresentante dell'ostello. Il tour è stato molto carino, ho scoperto un sacco di cose che non sapevo su Genova. Una delle cose più interessanti che ho imparato: a Genova non c'è la gentrificazione che c'è in tante altre città del mondo e d'Italia, ovvero una separazione tra un quartiere e l'altro, per esempio quartieri più bene, quartieri più malfamati, quartieri più residenziali, quartieri più commerciali. Qui più o meno è tutto mescolato in virtù del territorio sul quale è costruita Genova. Infatti Genova è lunga e stretta, senza possibilità di crescita, è tutta racchiusa tra costa e montagna. Quindi che cosa è successo nella storia? Le persone, quando hanno occupato tutto questo territorio, hanno dovuto iniziare a costruire in alto e quindi sono stati costruiti dei palazzi altissimi. Poi, finito il tour, sono andata a pranzare in un posto che avevo visto appunto durante il tour, Mangia Buono, e nel tavolino accanto a me c'era un ragazzo di Taranto che abita qui da 3 anni e adesso stiamo andando a fare una giratina, mi fa vedere un po' di posti del luogo. Vi tengo aggiornati. Ciao! Dio mio, incredibile! Questa chiesa è molto bella. Ma poi è vissuta anche, non è una chiesa turistica. Una chiesa sparata. Sì. Praticamente se tu vedi non riusciamo davanti. Fuori pare una chiesarella, capito? Siamo tutte così, pure si è entrata la Maddalena, non siamo entrati. È uguale. Questa è la Maddalena, detta in gergo Manena. Buongiorno da Genova, in questo momento mi trovo davanti alla cattedrale di San Lorenzo a fare un po' di colazione / pranzo. Mi dispiace bivaccare sugli scalini di una chiesa, però a Genova, perlomeno nel centro storico, non mi è riuscito di trovare una panchina pubblica o una seggiolina o nessun altro posto in cui appoggiarsi, quindi eccoci qua. Vi faccio vedere qualcosa di tipico che ho preso per fare colazione / pranzo. Allora, sono stata in un posto che si chiama Focaccia e dintorni. Ho scelto di fare colazione lì perché negli scorsi giorni ci sono passata davanti diverse volte e c'era sempre un sacco di gente, un sacco di fila, gente all'occhio del posto, e quindi sono tornata. Che cosa ho preso? Ho preso la focaccia di Recco, che sono 2 strati di pasta sottilissimi,
riempiti di stracchino, mi sembra, formaggio. Ho già assaggiato un pezzettino ed è molto buono, assaggio ancora. Pezzettino di torta pasqualina che è ancora calda, che è un altro tipo di torta salata con uova, formaggio e bietole. Buonissimo, ma c'è anche patate? No, è un pezzo enorme di formaggio. Questo mi piace un sacco perché c'è il formaggio. Poi è morbida nel mezzo, croccante fuori. Abbiamo anche la farinata, cosa molto tipica genovese. Farina di ceci, acqua, sale e olio d'oliva, tutto in forno. Allora, è molto buona. È molto buona. Quando venite a Genova assaggiatela, però mangiatela per prima perché le altre due cose sono molto più saporite. Questa è la mia opinione poi. No, non ho fatto punti foto per Instagram, ups. Vediamo, forse sono ancora in tempo. Ciao! Allora, c'è una cosa che non capisco, ci sono due cose che non capisco. Una è perché non ci sono panchine pubbliche, perché non ci sono panchine, chi è che non deve sedersi, cos'è che non dobbiamo fare seduti. E la seconda domanda è perché non posso buttare via la spazzatura? Ci sono un sacco di cesti della spazzatura, però sono tutti tappati e allucchettati e non capisco perché. Guarda, pieno di cestini chiusi. Perché al 10° cesto ce l'abbiamo fatta, possiamo buttare la spazzatura. In questo momento sto andando a prendere l'autobus per spostarmi all'albergo di stasera e l'albergo è più vicino all'acqua, al mare, e quindi penso che andrò a farmi un bel bagnetto magari. Cambio location perché stasera mi raggiungono mia mamma e il mio patrigno che faranno un evento in un ristorante. Sono appena venuta via dalla spiaggia che devo prepararmi per la cena, però appena prima di venire via è successa una cosa bellissima. È arrivata una ragazza con i volantini di una pizzeria dicendo: ragazzi, questi sono i volantini della nostra pizzeria, se volete ordinare qualcosa chiamateci e vi portiamo la pizza e le birre in spiaggia. Ma che cosa bella è? Puoi ordinare la pizza e la birra da asporto in spiaggia e te la portano in spiaggia e te sei lì in costume sotto al sole coi piedi nell'acqua. Poi anche salita, sto morendo, e ti portano tutto. Meraviglioso, meraviglioso. Magari sono nata ieri e lo fanno in tutte le spiagge, però io non l'avevo mai visto. Tanta roba, spiaggia di Quarto a Genova. Buongiorno da Camogli. Una cosa interessante che ho scoperto oggi su Camogli è che il nome deriva dal fatto che anticamente qui vivevano le mogli dei marinai, c'erano le loro case. Quando i marinai partivano da Genova con le barche, si fermavano davanti a Camogli, suonavano e poi ripartivano. Dario, sei in tinta con gli edifici. Focaccia, fogassa con le cipolle e cappuccino. Inzuppare. La tradizione è rispettata. Ho paura. Per dare sicurezza. Pensavo peggio, sinceramente. Lo rifaccio volentieri. Che bello, che bello. Vi saluto qui. È stato un viaggio molto bello. Vi ringrazio per essere arrivati alla fine di uno dei miei primissimi video di viaggio. Spero che vi sia piaciuto e se avete qualche consiglio, qualche critica costruttiva, mi farebbe molto piacere sentirli perché voglio creare qualcosa che piaccia a voi e a me prima di tutto. Però se c'è qualcosa di specifico che volete vedere, qualcosa di specifico di cui volete che io parli, che approfondisca, fatemelo sapere sotto nei commenti, li leggerò molto volentieri. Quindi grazie ragazzi, alla prossima!